In questo video andremo alla scoperta delle donne impressioniste. Se siete interessati alla lezione integrale, potete richiederla cliccando nel primo link in descrizione. Iniziamo da lei. Lei è una delle più famose, forse l'avrete sentita rammentare, si chiama Berthe Morisot. È importante perché lei non solo è la pronipote di Fragonard, è un artista importante del Rococò, è un pittore protagonista appunto del Rococò francese, ma divenne importante anche grazie al fatto di sposare Eugène Manet. Chi è Eugène Manet? È il fratello di Manet. È il fratello del pittore appunto che tutti conoscete, Manet. E le sue opere ancora oggi sono considerate tra le opere più importanti dell'impressionismo e lei inizia il suo lavoro, la sua carriera come modella. Considerate che è stata la prima donna ad unirsi al gruppo degli impressionisti. Era la modella appunto prediletta di Monet, si legò poi però anche a Renoir, anche a Rodin, aveva una profonda amicizia, diciamo, anche con questi altri artisti, frequentava il gruppo degli impressionisti e anche sua sorella dipingeva. All'inizio entrambe erano copiste al Louvre perché si poteva andare, lo sapete, nei musei più importanti a copiare le opere del passato. Anche la sorella avrebbe voluto fare la pittrice, ma non le fu concesso perché dovette soccombere, potrei dire, e andò in sposa infatti a un ufficiale e quindi ebbe troncata la sua carriera. Mentre Berthe, 33 anni, abbiamo detto, sposa il fratello di Manet. Ecco, però anche lei, al pari delle sue colleghe, comunque dovette lottare contro i pregiudizi del tempo, perché era difficile per una donna andare a dipingere comunque all'aperto, frequentare luoghi pubblici, se non si voleva passare, diciamo, per artiste in un certo senso dissolute. E quindi anche lei, al pari di altre colleghe, lo vedremo, è più portata a dipingere interni, a dipingere scene domestiche, anche rappresenta, come posso dire, la borghesia del tempo e quindi ecco che la vediamo in un'opera bellissima come questa. Guardate, qui trovate tutti i requisiti della pittura impressionista, queste pennellate vibranti, queste pittura così luminosa. Vedete, non esiste il disegno qui, le figure se voi le vedete da vicino sono tutte pennellate accostate, no? E guardandola a distanza che si ricostruisce la scena. Gli impressionisti prediligevano per esempio il tema dell'acqua, no? Perché l'acqua con queste vibrazioni luminose dava questo senso proprio di, questo senso appunto di movimento. E guardate per esempio un'altra delle opere importanti di Berthe Morisot è Donna e Bambino sul balcone. Ecco, c'è un artista che scrive sulle Figaro e ci dice questo, criticando appunto Berthe Morisot. Dice: c'è una donna nel gruppo, si riferisce al gruppo degli impressionisti, come in tutte le bande, si chiama Berthe Morisot ed è curiosa da osservare. La sua grazia femminile si mantiene ai confini di uno spirito in delirio. Ecco, la considerano una donna curiosa da osservare, la trovano strana i critici del tempo, ai confini di uno spirito, pensate, in delirio. E guardate quanta bellezza, per esempio, c'è in questa donna e bambina sul balcone, è un'opera del 1872, c'è questa donna vestita elegante, di scuro, proprio secondo la moda del tempo, che stanno ammirando, vedete, insieme alla bambina, stanno guardando un panorama, è un panorama di Parigi. Chi è stato a Parigi riconosce la cupola dorata del seicentesco Hotel des Invalides. Ancora privo, lo guardate, della Torre Eiffel, perché la Torre Eiffel, lo sapete, sarà realizzata per il centenario della rivoluzione francese, no? Ecco, guardate per esempio, questo è il dipinto forse più famoso di Berthe Morisot, qui l'opera più celebre, qui c'è un ritratto duplice, perché trovate il ritratto di Edma, che era la sorella appunto di Berthe Morisot, e poi il ritratto della piccola figlia, la nipote, no? E guardate bellissimi i lineamenti della madre, così descritta attenta nel sorvegliare questa piccola bambina, questa neonata,
che è avvolta in una tenda, no? Come se fosse protetta, come ancora in un bozzolo e la madre la stia proteggendo.